Ciao a tutti cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Le previsioni di oggi durano circa 30-40 giorni e andiamo a vedere subito per il segno dell'Ariete che tipo di energia sarà disponibile nel prossimo periodo. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio servire nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere, e sotto nella descrizione del video trovate una guida che spiega proprio come unire significato di più oroscopi. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, e trovate anche il link al video che spiega perché abbonarsi al canale, perché da oggi sono aperti gli abbonamenti, e trovate anche il video per l'iscrizione al corso di tarocchi che si terrà a maggio del 2023. Quindi trovate tutto nella descrizione del video o sotto nella sezione dei commenti. Ragazzi, partiamo con la temperanza, la regina di coppe, un bellissimo 2 di coppe, un bellissimo asso di coppe. La temperanza parla di guarigione fondamentalmente, probabilmente arrivate da un periodo di, diciamo, purga o di riequilibrio o di, appunto, magari anche convalescenza fisica per qualcuno. Anche se poi in realtà quando c'è la carta della temperanza si parla sempre di una guarigione, diciamo, psico-emotiva. Quindi è un riportare in equilibrio i desideri della mente e quelli del cuore. Abbiamo poi, guardate, sono carte stupende perché c'è una regina di coppe che comunque parla di una persona, mm? Potrebbe essere una persona che ha comunque un lato materno molto sviluppato, un lato femminile molto sviluppato, questo uomini o donne che siate, indipendentemente dalla persona che dobbiate incontrare, la polarità femminile di questa persona è molto sviluppata. Tenete presente che quando c'è la regina di coppe si parla di una persona molto 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 sensibile. Potrebbe essere un segno d'acqua perché qui avete praticamente solo coppe, quindi cancro, scorpione o pesci. E poi abbiamo, ragazzi, un bellissimo 2 di coppe che parla di un incontro, di un compromesso. Normalmente il 2 di coppe è la carta che parla proprio del fidanzamento, eh? E poi abbiamo questo bellissimo asso di coppe che è l'amore, l'inizio dell'amore con la A maiuscola, di un sentimento. Normalmente l'asso di coppe è raffigurato con una coppa traboccante di amore. Mm. Andiamo a vedere carta per carta. 5 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Sì, allora, la temperanza, oltre a guarigione, fa anche riferimento alla pazienza, considerato che abbiamo un cavaliere di pentacoli, che comunque è una persona o un'energia lenta, prudente, che si espone poco alla volta. Può essere che la prima parte di aprile sia un po', diciamo, combattuta in quanto non sapete quanto veloce andare, magari con questa conoscenza o nell'esporvi nei confronti di qualcuno. Tenete presente che potrebbe essere a specchio, quindi la regina di coppe essere voi e il cavaliere di pentacoli essere la persona che conoscete. Perché è vero, che c'è anche un 5 di bastoni, quindi c'è una sorta di competitività. Potrebbe essere una persona che conoscete anche sul lavoro, ve lo dico. Andiamo a vedere la regina di coppe. Wow, wow! Regina di bastoni e imperatrice, più femmina di così non si può. Una forte voglia di creare, una persona, questa regina di coppe è una persona molto bella, una persona passionale, una persona che sa creare, magari è nell'arte, nella scultura piuttosto che nella pittura o in qualche galleria d'arte. Ecco, potrebbe essere un altro posto dove conoscerete questa persona, in un museo o comunque in un luogo di cultura o dove viene espressa l'arte. Andiamo a vedere questo 2 di coppe.
anche in qualche serra, in qualche giardino, ragazzi, qualche parco. Wow, 6 di coppe al contrario. E cavolo, amici dell'Ariete, penso che tutti vorrebbero avere la vostra lettura. Perché guardate, è un po' come se... Allora, per qualcuno questo 6 di coppe fa riferimento a una situazione che magari... cioè, o a un amico, a un'amica, a una situazione di conoscenza che va avanti da tanto tempo e finalmente verso la fine di aprile finalmente questa persona si decide a fare un passo nei vostri confronti. Se invece fosse una persona nuova, con il 6 di coppe può essere che per qualcuno si tratti di un'anima gemella. Guardate, ho come la sensazione che non sia tanto distante da voi a livello fisico. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di coppe. Uh, 3 di spade e 8 di spade. Voglio ancora una carta. Ragazzi, qui ho come la sensazione che questo nuovo amore vi scioglierà il cuore, perché normalmente quando c'è il 3 di spade è una ferita che sanguina ancora, è una ferita aperta. Qui potrebbe essere che qualcuno sciolga il proprio cuore con tutto questo amore. Sapete che il quarto chakra a livello di centro energetico ha la potenzialità di guarire, proprio come, diciamo, metabolismo del centro energetico. Imperatrice e imperatore, eh? E c'è un altro asso. Guardate, sì, ho proprio la sensazione che questa persona, perché è interessante perché il 4 di bastoni, che è una carta che parla anch'essa di anime gemelle, tra l'altro, però è al contrario. E sono due carte, entrambe, che parlano di stabilità. Ho come la sensazione che magari non ci sarà una stabilità abitativa, cioè magari non andrete a vivere insieme per il momento, o comunque non ci sarà un vero e proprio contratto verbale, cioè è più un ok, ci incontriamo, ci vediamo, stiamo bene insieme, ti va di fare questo, ti va di fare quello. Io per te ci sono, lo sento molto così, e tutta questa disponibilità, questa pulizia, questa genuinità della persona, ho come la sensazione che vi faccia proprio sciogliere letteralmente. E comunque si va verso la stabilità, verso un nuovo inizio. E anche se, sì, anche se magari avete questo 8 di spade che vi fa vedere un po' tutto nero, e questi siete voi, ok? Però comunque ho come la sensazione che la persona vi dia quasi la garanzia di qualche cosa di stabile. Poi ci sono imperatore e imperatrice, quindi ragazzi davvero potrebbe essere un'anima gemella, fortemente. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Fatemi sapere poi nei commenti, mi raccomando. Ok. Mm. Fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Mm. Ok, quindi nonostante tutta questa bella energia, visto che comunque c'è qualche tipo di sofferenza che potrebbe minare, diciamo, la vostra serenità, voi tenete gli occhi aperti. Anche perché che cosa succede, ragazzi? Quando inizia una relazione, è sempre tutto bello, è sempre tutto con i cuoricini. Però ecco appunto, cercate di mantenere alta l'allerta. Bene, amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere poi nei commenti dove conoscete questa persona, mi raccomando. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Da oggi potete anche abbonarvi al canale e vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di maggio 2023. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!
Benvenuti agli amici del leone, anche per voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione trovate la guida su come unire più oroscopi. Trovate anche la mia mail, trovate il link per il corso gratuito di Tarocchi, trovate il link al video per il corso intermedio di maggio 2023 perché sono già aperte le iscrizioni e trovate anche il link che vi spiega il perché abbonarvi al canale. Bene, iniziamo con un cavaliere di pentacoli, un 8 di pentacoli al contrario, un asso di coppa al contrario, la carta dell'eremita e la regina di pentacoli, ragazzi. Allora, il cavaliere di pentacoli potrebbe essere una persona intorno a voi o potreste anche essere voi con quest'aria un po' prudente, un po' titubante, un po' timida, anche mi verrebbe da dire. Ragazzi, qualche cosa nella quotidianità qui vi drena, vi appesantisce. Ho la sensazione anche con questa eremita, appunto, che avrete un pochino la tendenza in questo periodo a isolarvi, perché c'è anche la carta dell'eremita. Probabilmente state riflettendo o avrete bisogno di riflettere su qualcuno o su qualche cosa. Andiamo a vedere questo cavaliere di pentacoli. Abbiamo un 6 di pentacoli, un 9 di spade e un 9 di bastoni. Siete prudenti. Allora, se siete voi, appunto, siete prudenti magari nella conoscenza di qualcuno, e anzi, con questo 9 di bastoni, direi che avete anche le difese ben ben alte e con un 6 di pentacoli. Ho come l'idea, ragazzi, che allora, se siete voi è come un mi do il giusto, perché ho paura di stare male, perché ho già sofferto. Se è l'altra persona, la stessa cosa, è come se le cose andassero avanti poco per volta, piano piano. Dipende se avete già qualcuno o no. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 9 di pentacoli al contrario e la temperanza. Allora, può essere che per qualcuno, perché comunque abbiamo due carte di pentacoli, 8 e 9, e quindi che ci sia qualche tipo di situazione legata al lavoro. O qualcuno non ha il lavoro e quindi non è indipendente e quindi c'è questa sorta, magari uno dei due, quindi c'è questa sorta di titubanza a infilarsi in relazioni di questo genere perché non si sa mai se poi l'altra persona ehm, è un momento quello di disoccupazione oppure se è proprio un modo di vivere, no? Però comunque c'è la temperanza, c'è l'equilibrio, c'è la guarigione, c'è anche quasi direi un angelo che veglia su di voi. Andiamo a vedere l'asso di coppa al contrario per piacere, grazie. Un 6 di spade al contrario e un 5 di spade. Ragazzi, qui c'è qualche cosa da cui vi dovete allontanare. 5 6 di spade, 8 e 9. Mi sorprende la consecutività delle carte. Il 5 di spade è una carta che parla molto di confusione mentale, anche di manipolazione alle volte, sempre mentale. È una carta che parla di chiacchiere, di pettegolezzi, di lingue avvelenate, diciamo. E il 6 di spade è una carta che parla di doversi allontanare da credenze limitanti inerenti alla famiglia. Quindi o c'è qualche cosa inerente alla zona di residenza, diciamo, le persone che frequentate, che vi sta condizionando in questa relazione e che quindi non ha modo di manifestarsi, non ha modo di appunto di prendere piede, o diversamente, se comunque è già una relazione un po' così in atto, diciamo prudente, ho come l'idea che non ci sia questo inizio ben forte. Quando l'asso di coppa al contrario si parla di un inizio che drena energia, che sembra sempre non partire come si deve, però è stancante
e probabilmente anche a livello mentale, vi dico io, perché con questo 5 di spade ci sono delle discussioni, quando c'è il 5 di spade le discussioni sono sterili, cioè non si arriva mai a una soluzione, si discute tanto per un gioco di potere all'interno della discussione, chi vince la discussione, ok? Poi in realtà non importa come ci si arrivi, cioè perché poi non si trova una soluzione. Andiamo a vedere l'eremita. 2 di bastoni, 8 di spade, una carta ancora per la scusate, per la regina di pentacoli, e che inizia la primavera, anzi è già iniziata. Cavaliere di bastoni al contrario. Ragazzi, qui ho la sensazione che è come se, diciamo, verso la fine di questa lettura, quindi verso la fine dei 30 giorni, dei 40 giorni, avrete comunque bisogno di prendervi un momento per voi, un momento eremita, per capire se siete voi che state sabotando la relazione o se in realtà sono motivazioni vere. È un po' come se vi prendeste il tempo per valutare quello che avete e come potrebbe diventare questa relazione. Vi dirò, la regina di pentacoli è una persona che è arrivata in un certo senso perché è una regina, però avendo questo cavaliere di pentacoli al contrario, di bastoni al contrario, ho come la sensazione che così finirà questo periodo, cioè in ritirata, mi viene da dire, senza troppi movimenti nei confronti dell'altra persona. Scusate. Ragazzi, nel caso non abbiate nessuno, ho come la sensazione che all'inizio potrebbe presentarsi una persona, ma siccome voi siete talmente presi da questo momento, e finirete il mese isolandovi un pochettino, questo cavaliere di bastoni rischiate proprio di non vederlo, perché comunque avete gli occhi bendati. Quindi, adesso che lo sapete, tenete gli occhi aperti. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dice. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno amore. Qui avete bisogno un po' di pulire la testa. 5, 6 e 7 di pentacoli e di spade, 9 di spade abbiamo anche qui, Allora, fondamentalmente vi fa una sorta di promemoria sul tipo di energie che emanate nel momento in cui pensate all'amore. Se voi pensate in modo positivo e se si ha fiducia nella vita, se si puliscono tutti questi pensieri negativi, automaticamente l'energia che si emana è migliore, è più alta, è più elevata e di conseguenza si attireranno energie più elevate. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque, insomma, la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche agli amici del Sagittario. Anche a voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate la mia mail, trovate il link al corso gratuito di Tarocchi, trovate il link al corso intermedio di Tarocchi che inizierà a maggio 2023 e trovate anche il link al video che spiega perché potrebbe essere interessante abbonarsi. Bene, cari amici, abbiamo la carta del giudizio, un fante di coppe, un 5 di denari, un 2 di bastoni e la regina di bastoni. Devo dire che partendo con la carta del giudizio si parla di o qualcuno che si rifà vivo
dopo tanto tempo, oppure di una sorta di presa di consapevolezza inerente o qualcuno o una determinata, magari anche solo relazione di conoscenza o di amicizia che sia già iniziata. Con questo non vuol dire che sia già una relazione di tipo romantico. La carta del giudizio è una carta di risveglio, di rinascita, di chiamata, ma è proprio la chiamata divina, è quella presa di consapevolezza che vi fa accendere il lampadario, non solo una lampadina. Diciamo che sento che potrebbe essere qualcuno che ritorna perché c'è anche questo fante di coppe. Normalmente quando ci sono queste due carte vicine, ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe essere qualcuno che viene a porgervi delle scuse. Mm? Se non è quello il vostro caso, perché magari voi assolutamente non volete saperne del vostro ex o della vostra ex, può essere una persona che semplicemente non vedete da tanto tempo o che, di cui non avete notizie da molto tempo e ad un certo punto si fa sentire in questi 30-40 giorni per farvi una proposta, per incontrarvi magari. Tenete presente che qui comunque avete il 5 di Pentacoli, che è una carta di delusione, una carta di perdita, e di conseguenza se, adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però dopo questo 5 di Pentacoli è anche giusto che ci sia questo 2 di bastoni, con l'indecisione, la titubanza su questa persona. Andiamo a vedere carta per carta il giudizio. 6 6 di bastoni e diavolo. Datemi un'altra carta. Per qualcuno si tratta di un ex che comunque potrebbe aver tradito, da cui può essere il 5 di Pentacoli, questa delusione, perché quando c'è il 3 di coppe e il diavolo si parla di lussuria, di relazioni clandestine, si parla anche di ego e di controllo, però in questo caso lo sento molto come... mm, può essere che qualcuno, ragazzi, abbia ricevuto una notizia o si sia accorto di un potenziale, di una terza persona, diciamo, nella conoscenza tra voi e l'altra persona. Non so se mi sono spiegata in italiano, insomma, avete capito? Comunque, è come se ci fosse una terza persona tra la vostra conoscenza e quella della vostra persona di interesse, ok? O c'è stata. Andiamo a vedere il fante di coppe. Se no, diversamente può essere semplicemente, se per esempio non fosse così, una questione legata alla sfera di amicizie che state frequentando. La giustizia. Mm. Allora, ragazzi, questa persona ha come la sensazione che venga a fare delle scuse solo perché sa che è la cosa giusta da fare, non perché in realtà voglia farvi un'offerta concreta. Però sa che facendovi le scuse probabilmente riuscirà a riallacciare i rapporti. Non è che vedo che i rapporti siano rotti in realtà, però è come c'è qualcosa che è combinato, ecco. Fatemi sapere poi nei commenti. 5 di pentacoli, 8 di spade. Mm. No, ragazzi, guardate, la parte finale del periodo vi darà molto da pensare. Fate attenzione perché quando c'è il 5 di Pentacoli e il diavolo si potrebbe parlare di dipendenze affettive e soprattutto vedendo anche questo 8 di spade che parla di qualcuno che non ha le cose chiare in testa, che vede tutto negativo, che sente di essere intrappolato in una determinata situazione. Sono due carte di vittimismo, il 5 di Pentacoli e l'8 di spade. Vi ricordo sempre che, lo dico spesso in realtà, darsi un momento che può durare insomma relativamente poco o molto, però
darsi un momento per vivere il lutto, la perdita, la frustrazione, la rabbia, quello che è, va bene. Però ad un certo punto bisogna anche avere la forza di reagire, perché rimanere lì in quella situazione semplicemente vi tira giù l'energia e non porta a niente, non vi fa uscire dalla situazione di carenza in cui vi troverete. E qui con questo 2 di pentacoli al contrario, ragazzi, è come la sensazione che sia un ciclo che si ripete. E voi siete qua che dite, ma voglio di nuovo entrare in questa dinamica. Se la persona non è del passato, è la dinamica che è uguale a quella del passato, ok? Se per esempio voi non voleste, ehm, non aveste nessuno, nessun ex che potrebbe potenzialmente ritornare, potrebbe essere tranquillamente una persona nuova che conoscete in un posto pubblico, in un posto di festa, in un posto, in un pub o qualche cosa di questo già un ristorante, posti pubblici comunque. E che potrebbe avere lo stesso modo di fare di qualche vostro ex fidanzato o fidanzata. E questa dinamica un po' vi salta all'occhio. E qui è il momento in cui vi chiederete: ma io voglio veramente rientrare in questa dinamica? Perché è come se questa persona parlasse, non dico tanto per parlare, ma quando c'è il fante di coppie sono sempre quelle persone che si fanno prendere dei facili entusiasmi e fanno promesse dettate dal sentimento del momento. Poi il sentimento scema, cala e con lui anche la promessa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 5 di pentacoli al contrario e 8 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questa regina, una carta, per piacere, grazie. Giudizio e giudizio. Voglio ancora una carta per l'8 di pentacoli. Perché qui ho la sensazione, sì, infatti. Allora, 6 di spade, cavaliere di bastoni e 3 di bastoni. Ho la sensazione che qui sia una questione. Allora, se la dinamica è del passato, se la persona è del passato e qui ci sono i cicli che si ripetono e voi avete paura, anche solo potrebbe essere la vostra paura del fatto che i cicli si ripetano, ma ho la sensazione che per qualcuno lo abbiate già annusato. Qui c'è da fare un lavoro nel quotidiano per cambiare questo genere di dinamiche. C'è da allontanarsi da certe credenze limitanti, c'è da muoversi, c'è da fare cose nuove, avventure e c'è da cambiare la quotidianità, uscire dal conflitto costante. Però guardate ragazzi, alla fine del periodo ho come la sensazione che riprenderete il vostro potere in mano, eh. È come se ci fosse la presa di coscienza, la presa di consapevolezza. Uscirete da questa fase di indecisione di cui ci parla il 2 di bastoni. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se invece aveste conosciuto qualcuno da poco che è un po' lì tentennante, che non capite, che ogni tanto magari fa delle promesse, poi vi delude, siete lì che non sapete, il consiglio qui è di allontanarsi da quello che la persona dice e di valutare quello che la persona fa. Perché se di 6 mesi, vi faccio un'ipotesi, che vi sentite con questa persona, siete riusciti a vedervi magari solo 2 volte, perché la persona vi continua a dire che è impegnata, magari ha già una famiglia, ha già un'altra relazione, ecco, forse a questa persona non interessa poi così tanto se non fa niente per cercare un modo di vedersi. Cioè, le scuse che vi possono raccontare sono infinite. Voi, per capire se una persona ci tiene o no, dovete guardare quello che fa. Perché con le parole sono bravi tutti. Wow, potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Bellissima. Conversazioni sincere, esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. Qui senza i conflitti, buttate un po' giù le maschere. E poi abbiamo nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Ecco, ragazzi, se la persona fosse nuova, ma che vi ricorda le dinamiche del passato, qui c'è da lavorare principalmente su di voi, perché l'altra persona tecnicamente ancora non la conoscete, quindi potete supporre
che sia uguale a quella del passato perché certe bandiere rosse vi ricordano l'ex, però comunque non lo date per scontato. Però potete fare un cambio su di voi perché voi già conoscete come reagite a certe cose, che cosa vi dà fastidio. Se per esempio siete persone che tendono a tenere dentro e poi a un certo punto esplodono, ecco quello è un atteggiamento da poter migliorare, quindi dire le cose che ci dan fastidio mano a mano che ci dan fastidio. Fatemi sapere nei commenti, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, ogni tipo di supporto ragazzi è valido, è importante per me e di fatto voglio anche ringraziare tutte le persone che continuano a supportarmi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!